Ciao e bentornati in un altro tutorial di uncinetto. Anche in questo tutorial vedremo punti della tecnica tunisina o afghana. In questo tutorial vi farò vedere come si fanno i punti alti con l'uncinetto tunisino. Qui ho il punto semplice ma è più alto. Vi farò vedere l'inizio perché quella è la cosa più importante. Si inizia come con un uncinetto classico, cioè cappietto iniziale e catenella di base. Non servono multipli o pari, dispari, eccetera. Quindi facciamo la catenella. Ho fatto 10 catenelle, ma per fare un punto alto con l'uncinetto tunisino ci serve una catenella in più, e questo perché questa volta non andremo a inserire l'uncinetto nella seconda catenella ma nella terza. Prendiamo il filo e lo teniamo sull'uncinetto. Ora facciamo una catenella e inseriamo l'uncinetto nella catenella successiva. Facciamo una catenella, inseriamo l'uncinetto nella catenella successiva, prendiamo il filo, lo carichiamo sull'uncinetto, una catenella, inseriamo l'uncinetto nella catenella successiva, prendiamo il filo, lo teniamo sull'uncinetto, una catenella, inseriamo l'uncinetto nella catenella successiva, prendiamo il filo, lo teniamo sull'uncinetto, una catenella e così via. Cioè procediamo inserendo l'uncinetto nella catenella successiva, prendendo il filo, caricandolo sull'uncinetto e facendo una catenella. In questo modo ci verranno le maglie più alte. Ancora le ultime catenelle, inserisco l'uncinetto, pesco il filo, lo porto sull'uncinetto, una catenella, inserisco l'uncinetto nella catenella successiva, prendo il filo, una catenella, inserisco l'uncinetto nella catenella successiva, prendo il filo, lo carico sull'uncinetto e faccio una catenella. Ora, per tornare regolarmente, come facciamo sempre, facciamo un gettato e passiamo il filo attraverso la prima asola, perché la prima asola, questa ultima, si lavora sempre da sola. E ora, da ora in poi, come al solito, per il resto della riga di ritorno, un gettato e passiamo il filo attraverso le due asole, un gettato e passiamo il filo attraverso le due asole e così via. Ora, arrivati a questo punto, con una asola sull'uncinetto, per fare la riga di andata successiva facciamo una catenella e passiamo l'uncinetto normalmente come facciamo con il punto semplice tunisino sotto l'asola verticale, prendiamo il filo e lo carichiamo sull'uncinetto, poi una catenella, passiamo il filo sotto l'asola successiva, prendiamo il filo, lo teniamo sull'uncinetto, una catenella, passiamo il filo sotto l'asola successiva, l'asola verticale, prendiamo il filo, lo carichiamo sull'uncinetto, una catenella, asola successiva, prendiamo il filo, lo carichiamo sull'uncinetto, una catenella, uncinetto sotto l'asola successiva, prendiamo
il filo lo carichiamo sull'uncinetto, una catenella, uncinetto sotto l'asola successiva, prendiamo il filo, lo carichiamo sull'uncinetto, una catenella, uncinetto sotto l'asola verticale successiva, prendiamo il filo, lo carichiamo sull'uncinetto, una catenella e terminiamo la riga prendendo le 2 asole qui alla fine. E adesso facciamo una catenella. Allora, bisogna non confondersi, perché questa catenella che ho appena fatto fa parte della maglia lunga, della maglia allungata, e adesso per il ritorno faccio un gettato e prendo il filo da solo, l'asola da sola, l'ultima come sempre, e poi un gettato e passo il filo attraverso le 2 asole come facciamo sempre fino a terminare la riga, un gettato e passo il filo attraverso le 2 asole, ed ecco, come potete vedere, abbiamo la maglia allungata. Attenzione dunque all'ultima maglia da questa parte qui, perché bisogna fare una catenella per fare il punto allungato, e poi al ritorno bisogna fare un gettato, passare il filo attraverso la prima asola e poi fare un gettato e passare il filo attraverso le 2 asole come facciamo sempre. Spero di esservi stata utile. Grazie per essere stati con me anche questa volta. Fino alla prossima, ciao ciao.